Ciao a tutti e ben ritrovati. Oggi andremo a concludere il quarto capitolo andando a vedere come funzionano i filtri dinamici all'interno delle pivot e dei grafici. Allora, per iniziare ho creato un esempio qui, ho fatto due tabelline in modo da avere un modello abbastanza semplice. Le ho caricate in Power Pivot, eccole qua, e le ho legate tra loro con il campo città, quindi da qui possiamo fare dei modelli bidimensionali. A questo punto ho fatto due tabelle pivot che prendono le informazioni un po' da una tabella e un po' dall'altra e ho messo come filtro di pagina il campo città. Allora, se io vado qui e filtro ad esempio Roma, vedo che in questa pivot filtro Roma, però di qua non succede niente. Allora, i filtri dinamici permettono di filtrare gli elementi su più pivot o su più pivot e grafici o solo su più grafici. Adesso vediamo come introdurli. Allora, facciamo subito anche un grafico pivot, quindi inserisci. Facciamo un grafico pivot, eccolo qua, attenzione sempre se avete il monitor piccolino che cambia un po' la grafica. Grafico pivot, ok, allora facciamo questo e scusate, bisogna sempre fare clic su una cella bianca, perché se faccio clic qui mi fa un grafico pivot appoggiato a questa pivot. Allora io invece voglio proprio fare un grafico pivot nuovo, quindi inserisci grafico pivot, lo voglio agganciare al modello dimensionale, a Power Pivot, e eccolo qua, ce l'ho libero, così posso giocare in autonomia con le informazioni senza essere legato a cosa succede qui. Quindi cosa c'è? Superficie ad esempio. Perfetto, allora anzi facciamo abitanti. Perfetto. Allora, adesso abbiamo tre elementi, quindi io voglio fare in modo di filtrare tutti contemporaneamente. Allora, basterà andare ad esempio su una pivot, fare menu analizza e premere il bottone inserisci filtro dati. Ecco qua ci viene fuori l'elenco dei campi che possiamo aggiungere come filtri. Allora, ad esempio prendiamo città e anche cosa c'è, così ne tiriamo dentro due. Ecco qua che si creano questi oggettini qua. Anche qui abbiamo un menu contestuale in alto, quindi possiamo decidere quanti mostrarne per ogni riga, piuttosto che l'altezza e così via, e i colori, eccetera, eccetera. Allora, quando io clicco qui adesso, filtro ancora solo questa tabella. Vediamo che il filtro che c'è di qua mi dice: oh, guarda che tu filtrando questo hai ancora questo di selezionabile, perché questi due con questo filtro qua non è possibile applicarlo. Se io clicco non mi dà niente, appunto perché le occorrenze di Roma hanno solo il filtro attivo su montagne. E io per attivarli sugli altri due elementi devo fare clic destro, connessioni e rapporto, e ecco qua che mi escono tutti gli elementi. Anche qui vedete si fa un po' fatica a capire, si vede il foglio e il nome degli elementi. Non avendoli nominati, se ne avete tanti fate fatica, quindi anche nelle pivot ricordatevi sempre analizza e dategli un nome, se possibile anche nei grafici. Grafico 4, eccolo qua. Comunque sia, tornando a noi, connessioni rapporto, io adesso le collego. Ecco qua che ha fatto già il filtro in automatico. Se io lo tolgo, lui mi toglie il filtro dappertutto. Questo non si collega in automatico, quindi la stessa procedura la devo fare su tutti i filtri che vado a creare. Vedete? Eccolo qua. E qui c'è l'interattività che mi mostra tutto quello che c'è da mostrare. Così facendo io ho collegato le varie pivot. La cosa interessante è che ora che io ho collegato il campo città, questi due campi pagina in realtà sono già connessi, quindi io potrei fare il filtro qui piuttosto che andare qui, che ho anche il tastino ricerca se avessi tante occorrenze, che nei filtri dinamici come vedete non c'è il tasto ricerca, ma è tranquillamente tralasciabile perché posso utilizzarlo qui a Roma. Quando io filtro qui, anche qui si filtra in automatico e dappertutto si applica il filtro. Vi faccio vedere un esempio su un report un po' più grossetto. Ho oscurato qualche dato
che può essere sensibile. Ad esempio qui ho messo nel primo sheet dove riporto la data di aggiornamenti, vari ambienti eccetera, dei filtri dinamici che mi cambiano tutte le pivot, tutti i grafici che ci sono in tutto il report. Adesso qua ci sarebbero altri 10 view connesse, ma le ho tolte per semplificare. Io filtrando qui clicco e tutti i grafici, tutte le pivot mi cambiano sull'ambiente ICAP. Piuttosto che voglio vedere i dati solo di Brasile, clicco su BR e tutto il report si targa sulle informazioni di Brasile. Quindi mettendoli qui e interconnettendoli a tutti gli elementi che sono all'interno delle mie view, cambio tutto il report in un attimo. Questo è molto utile appunto se devo esporre il report su più region, entra il brasiliano di turno, premi il bottone su BR e ha il dato, il report che è preparato per la sua area, senza dover duplicare file, logiche e avere una manutenzione molto, molto onerosa. Quindi questi sono a cappello mettendo il filtro appunto su tutti gli oggetti. Poi sui vari sheet, ad esempio qui vi ho oscurato un attimino, qui c'è una tabella pivot e qui c'è un'altra tabella pivot. Io posso andare a filtrare gli elementi, ad esempio qui, filtro com, si filtra sia sopra che sotto. Vedete anche qui ci sono dei filtri dinamici esposti, qui vedete ho tanti campi, quindi esporre tutto con i filtri dinamici non ci sarebbe abbastanza spazio, quindi ho scelto questa modalità per esporli. Questi qui sono quelli principali, quindi gli do un input, un focus maggiore, anche perché la cosa veramente bella di questi filtri è che quando clicco mi porta in cima le cose che più che posso ancora filtrare e mi fa in grigetto scuro quello che non posso più selezionare. Tutte queste opzioni comunque sono cambiabili. Facendo imposta filtro dati potete cambiare il nome qua su, decidere anche come l'origine dati, alfabetico eccetera, e cosa mostrare o non mostrare. Piuttosto nascondi elementi senza privi di dati, quindi questi qua adesso spariranno, vedete? È una scelta che potete attuare. Per far funzionare questi però è come vedevamo prima, quindi qui ho nascosto, scopri, ho fatto tutti i filtri dinamici, vedete? Ho fatto tutti i filtri dinamici di tutti questi elementi e li ho connessi alla pivot DTS LTA e alla pivot numero 2. Infatti se noi andiamo a vedere come è collegata solo a 2 elementi. Quindi io prima di tutto ho creato tutti questi elementi qua. Dato che è brutto vederne così tanti e non ci sarebbe spazio visivo per poter lavorare, li ho creati e poi li ho nascosti. Così facendo ho creato l'interconnettività tra le due pivot. Attenzione, questo è veramente una bella cosa. La stessa cosa posso farlo anche con i grafici, vedete? Qui c'è il grafico, qui c'è una pivot e qui ce n'è un'altra. Quando qua c'è, vedete, ho sempre nascosto la colonna A, scopri, qua non ce ne sono, pardon, però la logica è effettivamente perché non ho riportato i campi pagina, però anche qui la stessa logica. Filtri dinamici, io filtro la linea AS e vediamo che mi cambia tutto, dappertutto. Quindi utilizzate i filtri dinamici perché sono veramente tanto potenti. Un'ultima cosa importante: per far sì che possano sparire dovete andare sulle proprietà, quindi dimensioni proprietà, l'oggetto appena sopra, vi compare questo. Sulle proprietà qui potete decidere come si comportano i filtri dinamici, quindi di default si mette qua, sposta ma non ridimensionare con le celle, quindi vedete se io adesso lascio quello e nascondo, il filtro resta sempre qua, non va dietro a quello che succede alle celle. Se io invece cambio le proprietà si comporta in modo diverso, piuttosto che lo blocco che non lo posso spostare, piuttosto che non voglio che venga stampato quando premo il pulsante stampa. Bene, con i filtri dinamici direi che è tutto, provateli perché sono veramente tanto potenti
E bene, vi lascio alla prossima volta che concluderemo con la quinta parte e chiudiamo un po' il giro di tutto questo piccolo corso. Ciao a tutti e alla prossima. Ciao!